In tempo di crisi, come quelli che stiamo vivendo da qualche anno a questa parte, nulla fa più comodo che avere qualche guadagno extra. Ancora meglio se questo proviene da beni di cui siamo già in possesso, cioè sfruttare la possibilità di avviare una casa vacanze, che non è altro che un immobile destinato ad essere abitato in determinate stagioni. Di solito in estate, ma anche in inverno, e può diventare un'alternativa economica alle costose strutture alberghiere anche in quei posti dove non ci sono bellezze naturali particolari, ma sono contraddistinti da eventi che attirano migliaia di turisti. L'ubicazione quindi assume un ruolo fondamentale per l'appetibilità del vostro alloggio, la quale verrà destinata dal suo proprietario o da chi ne ha la gestione all'affitto di terzi, vacanzieri e non, al fine di trarne un profitto. Quindi serve al suo proprietario per guadagnare soldi dal metterla a disposizione di altre persone. Si pensi a chi abbia una casa in una località di villeggiatura, ma non abbia tempo e modo di viverci. Un ottimo modo per ammortizzare le spese dell'immobile, di trarne guadagno, è quello di permettere che altre persone, seppur per poco tempo, ci abitino. La casa vacanze comporta delle conseguenze economiche e giuridiche perché gli immobili sono arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai 3 mesi consecutivi. In pratica sono strutture ricettive al pari degli alberghi, degli ostelli e dei campeggi, con la caratteristica però di essere destinati a tempo determinato, solo per alcune stagioni, alla locazione per i turisti. Inoltre, a differenza delle classiche strutture alberghiere, non necessitano di personale né di servizi ristorativi e non sono sottoposte al vincolo di destinazione da parte delle leggi regionali. Ciò significa che il proprietario dell'immobile è libero di farne ciò che vuole, tanto di utilizzarlo per sé così come per affittarlo ad altri. La domanda che ci si può porre è questa: che differenza c'è tra casa vacanze e bed and breakfast? I bed and breakfast necessitano di un'attività ristorativa, seppur minima, da parte del titolare, consistente nella preparazione della colazione. Gli esercizi affittacamere, invece, sono strutture composte da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, dei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. La casa vacanze, invece, è una semplice casa arredata lasciata a disposizione degli affittuari. Non ci sono limiti abitativi per degli affittacamere né gli obblighi ristorativi dei bed and breakfast. Tanto deriva la maggiore semplicità di avviare una casa vacanze rispetto ad un'altra struttura ricettiva come appunto i bed and breakfast, ed è ben diversa dalle strutture come alberghi e pensioni. Gli alberghi esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi, ad esempio gli stabilimenti balneari. Gestire un albergo è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti, con le conseguenze economiche e fiscali che ne derivano. Al contrario, avviare una casa vacanze non è necessariamente un'attività di impresa. Qualsiasi abitazione va bene, non essendo necessario ed essa sia fornita di un numero minimo di camere, oppure abbia particolari caratteristiche. Ovviamente deve essere a norma, nel senso che deve essere completamente abitabile e agibile, non soggetta a vincolo di destinazione, e far sì che il proprietario non debba richiedere alcun permesso specifico, ed è opportuno segnalare alla questura territorialmente competente l'apertura di una casa vacanze. Si tratta di un adempimento da farsi senza formalità, solo ai fini conoscitivi per l'autorità. Secondo la legge, poi i gestori di esercizi alberghieri di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio di tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di un altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Entro le 24 ore successive all'arrivo, i gestori delle predette strutture devono comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate. In pratica bisogna trasmettere una scheda contenente le generalità delle persone ospitate, anche a mezzo fax o tramite PC. In questo modo l'autorità di pubblica sicurezza potrà sapere che quelle determinate persone hanno alloggiato presso la casa vacanze. Un altro obbligo che incombe nel caso di apertura di una casa vacanze è quello di comunicare la cessione del fabbricato, cioè un avviso da inoltrare alla questura o al commissariato, ovvero al comune nel caso in cui manchino questi uffici. Ci sono tenuti coloro che cedono la proprietà o il godimento di un immobile, o soltanto parte di esso. La comunicazione di cessione del fabbricato è un obbligo previsto nei seguenti casi: quando il godimento o l'uso dell'immobile è concesso ai cittadini extracomunitari e quando il godimento o l'uso dell'immobile è concesso sulla base di un contratto, anche verbale e non soggetto a registrazione. In tutti gli altri casi, e cioè quando la vostra casa viene affittata mediante regolare contratto registrato, il proprietario o il gestore dell'immobile non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione, visto che questo obbligo rimane assorbito da quello di registrare il contratto. La registrazione sostituisce la comunicazione ed è fondamentale stipulare un contratto di locazione con i turisti. Il contratto non potrà essere inferiore a 7 giorni né superiore a 3 mesi. Se inferiore a 30 giorni, non sarà necessario neanche registrarlo. Dal punto di vista fiscale, aprire una casa vacanze non comporta particolari oneri, ma comporta degli introiti che vanno dichiarati. Innanzitutto, al momento del pagamento del canone va emessa una ricevuta fiscale con opposizione della relativa marca da bollo di 2 euro se l'importo corrisposto è superiore a 77,47 euro. I guadagni vanno a fine anno inseriti nella dichiarazione dei redditi, tra i redditi occasionali e i documenti con le relative ricevute. Tra i vantaggi vanno senz'altro rinnoverati i guadagni che derivano dall'affittare l'immobile ai turisti e la convenienza di investire in un bene che già si possiede e che magari non si utilizza nemmeno. Gli inconvenienti però non sono di poco conto e vanno senz'altro tenuti in debita considerazione da parte di chi intende iniziare questa attività. Ad esempio, sono le spese di straordinaria amministrazione. Restano in capo del proprietario o gestore, così, come eventuali interventi all'alloggio. Negli affitti di brevissima durata, poi, anche l'ordinaria amministrazione incomberà di fatto sul proprietario oltre le tasse da pagare sui guadagni e altre spese legate alla registrazione del contratto e alla comunicazione di cessione del fabbricato. Tra i costi da sostenere, poi, rientra anche l'eventuale polizia assicurativa stipulata dal proprietario, al fine di essere indennizzato in caso di danni arrecati all'immobile oppure al suo arredo, e questo vale per farlo in modo non professionale. Ma come funziona se l'attività di concedere le proprie abitazioni ai turisti diventa sistematica e professionale secondo la legge? È la normativa regionale e comunale ad individuare questa tipologia di attività, ma di regola quando si gestiscono almeno 3 case vacanze, l'attività va qualificata come d'impresa a tutti gli effetti. Questo significa che se la gestione delle attività viene esercitata in modo costante e continuativo, e si dovrà parlare di attività così imprenditoriale, con tutti gli adempimenti che ne conseguono. Innanzitutto l'esercizio professionale di case vacanze comporta l'obbligo di aprire la partita IVA,
di presentare la SCIA, cioè la segnalazione certificata di inizio attività, e di iscriversi al registro delle imprese e di assoggettarsi alla relativa tassazione. Ad ogni pagamento ricevuto occorrerà rilasciare regolare fattura. Ma la domanda che ci si può fare è questa: come posso avviare questa attività in un condominio? Questa operazione non può essere vietata dalla delibera assembleare, ma soltanto da previsione contraria contenuta nel regolamento condominiale. Solo il regolamento contrattuale stipulato inizialmente dal costruttore dell'edificio ha il potere di vietare lo svolgimento di una specifica attività. L'affitto delle case vacanze non si può paragonare a un'attività alberghiera. Quindi, anche se il regolamento condominiale vietasse l'utilizzo degli immobili sotto forma di pensione o albergo, l'appartamento potrebbe essere comunque concesso in locazione breve, sotto forma di casa vacanze. Quindi non è sufficiente un divieto generico per impedire che un'abitazione condominiale venga adibita a casa vacanze. È necessario che la proibizione emerga nel regolamento. Inoltre, il contratto per casa vacanze è pertanto esente da IVA. E con questo è tutto, io vi ringrazio di avermi ascoltato anche questa volta, seguite i miei consigli che vi metto nel video e ci vediamo alla prossima, ciao!